Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo video, dopo un po' di tempo, sono ritornato a parlare di pneumatica. Vedremo semplice esempio applicativo per quanto riguarda una macchina per forare e filettare. Vedremo lo schema e la simulazione. In questo schema utilizzerò dei cilindri a doppio effetto e dei cilindri a semplice effetto. Per realizzare il circuito pneumatico, visto che sicuramente in questa sequenza ci saranno segnali bloccanti, utilizzerò la tecnica della cascata pneumatica e per ridurre il numero dei gruppi minimizzeremo questa tecnica della cascata. Inoltre vedremo la realizzazione dello schema quindi, e la simulazione, ma andiamo a vedere di che cosa si tratta precisamente. Per quanto riguarda la foratura pneumatica, nella simulazione simuleremo come se avessimo unità di foratura pneumatica. Per chi non le conoscesse, cosa sono queste unità di foratura? Sono dei dispositivi industriali che utilizzano, naturalmente essendo pneumatiche, dell'aria compressa, solitamente da 5 agli 8 bar, per automatizzare la foratura. Cosa fanno? Convertono l'energia pneumatica in sia movimento rotatorio, quindi per far ruotare il mandrino, e anche per quanto riguarda il movimento lineare, quindi l'avanzamento del cilindro. Come funziona? L'aria complessa no, delle volte è complessa, dipende. L'aria compressa alimenta sia un motore pneumatico, che può essere a turbina o a palette, per far ruotare il mandrino a velocità elevate. Contemporaneamente un cilindro pneumatico gestisce la spinta di avanzamento dell'unità, permettendo di forare i materiali metallici o materiali plastici. Vediamo in particolare il funzionamento di questa macchina per forare. Il funzionamento è il seguente. Abbiamo un pezzo d'alluminio, deve essere eseguiti su questo pezzo 2 fori e una filettatura, utilizzando 2 trapani pneumatici, quindi unità per foratura pneumatica, ed un'unità per filettatura pneumatica e una morsa pneumatica. La sequenza delle operazioni sono le seguenti. Il pezzo viene posizionato anche manualmente nella morsa. La morsa si chiude quindi M+ agendo su un pulsante. Una volta che la morsa è chiusa, possiamo aprirla attraverso un altro pulsante solo se non è iniziata nessun'altra fase di lavorazione, oppure alla fine della lavorazione premendo lo stesso pulsante, cioè lo stesso pulsante per l'apertura. Tutte le altre azioni possono avvenire solo se la morsa è chiusa. Cosa dire? Che siccome i fori si incrociano, vedete, 1 e 2, è bene che lavorino uno alla volta. Prima lavora il trapano A, entra in azione A+, esegue il foro verticale, dopo rientra e quindi inizia il foro orizzontale B+, e dopo rientra. A questo punto viene eseguita la filettatura C+, e poi C-. Come abbiamo detto, alla fine della filettatura possiamo aprire la morsa attraverso il pulsante di apertura morsa. Vediamo adesso il diagramma corsa-passo e le equazioni dei movimenti. Ecco, questo è il diagramma delle fasi. Chiusura della morsa, rimane chiusa per tutte le operazioni e poi possiamo riaprirla. Abbiamo detto che la chiusura e l'apertura avviene attraverso un pulsante, quindi potremmo anche decidere che questa fase non fa parte, cioè è un comando a parte che non rientra nella sequenza di queste 3 azioni. Comunque, quando la morsa è chiusa, ho la mia foratura, rientro della foratura, l'altra foratura, rientro della foratura, filettatura, rientro della filettatura, ed infine con il pulsante posso far rientrare posso aprire la mia morsa. Per quanto riguarda invece la foratura e la filettatura utilizzando dei fine corsa, la domanda potrebbe essere: come faccio a utilizzare dei fine corsa a sbalzo, per così dire, perché è un'unità di lavoro, quindi rovinerebbe. Ecco, cioè, esistono diverse soluzioni per poterlo fare, questa è una di quelle meccaniche. Cosa dire per quanto riguarda le equazioni dei movimenti? Andiamo a controllare le azioni
attraverso la tecnica della cascata pneumatica. Quindi dall'equazione dei movimenti escludo l'apertura e la chiusura della morsa e vado a controllare e vado a programmare, per così dire, a considerare solo i movimenti delle unità. Quindi ho un pulsante di start. Il pulsante di start, quando ha finito l'operazione, mi ritrovo in C con 0, mi dà il movimento A più. A1 mi dà il movimento A meno, A0 mi dà il movimento B più, P1 mi dà il movimento B meno, B0 mi dà l'azionamento di C più e C1 il rientro di C, come possiamo vedere in questa parte. Considerando che ci sono dei segnali bloccanti, applico la tecnica della cascata. Per chi non conoscesse la tecnica della cascata, nel mio canale, nella mia playlist, trovate un video dedicato solo all'applicazione della tecnica della cascata per l'eliminazione dei segnali bloccanti. Come funziona? Andiamo a vedere questa sequenza. La sequenza viene divisa in gruppi, facendo in modo tale che nello stesso gruppo non ci sia la doppia corsa del cilindro. Quindi, per non avere A più e A meno nello stesso gruppo, taglio qui A e B, altrimenti avrei B più e B meno, B e C, taglio. Quindi ho 1, 2, 3, 4 gruppi, mi servirebbero delle valvole ausiliarie collegate opportunamente tra di loro per eliminare i segnali bloccanti. Una valvola sono il numero dei gruppi meno 1, quindi 3 valvole ausiliarie. Posso ridurre il numero delle valvole ausiliarie se è possibile minimizzare il gruppo. Cosa significa? Che se è possibile, se non mi trovo un C anche da questa parte, prendo questo gruppo, questo movimento e lo sposto e quindi adesso ho 1, 2, 3 gruppi, mi servono quindi 2 valvole ausiliarie che devono essere collegate in questo modo. Il primo fine corsa del primo gruppo mi comanda, diventa il pilotaggio della valvola P1 che si trova qua. E a questo punto c'ho l'uscita U con 1. A più dipenderà dall'uscita di questa combinazione insieme allo stato e C0 che sono alimentati dall'uscita U con 1. Il primo fine corsa del secondo gruppo sarà il pilotaggio 2, mi darà A-. Il fine corsa 0 che fa parte del secondo gruppo sarà alimentato non dalla rete ma da U2 e lo stesso discorso vale per il terzo gruppo. Il tutto, queste valvole ausiliarie, non sono alimentate dalla pressione dalla rete, ma sono alimentate dalla pressione che arriva dalla memoria che mi indica che la morsa è chiusa. Per questo motivo possiamo dire che tutte le altre operazioni sono possibili solo se la morsa è chiusa, perché se la morsa è chiusa sono alimentate queste due valvole, altrimenti niente. Ma adesso andiamo a vedere nel particolare lo schema e poi proviamo a sperimentarlo. Ecco, questo è lo schema realizzato con il software di simulazione, di realizzazione dello schema e simulazione FluidSim, e ho utilizzato tre cilindri a doppio effetto, che sono una per ogni unità, A e B, sono le due forature, C la filettatura, e questo una valvola, cioè, scusate, un cilindro a semplice effetto per la morsa. Ogni cilindro ha i due suoi fine corsa, qui ne utilizzo solo uno, quello che mi segnala che la morsa è chiusa. Ad ogni cilindro a doppio effetto va sempre in coppia con una valvola di distribuzione bistabile 5-2 e qui c'ho il mio gruppo, come abbiamo visto anche nella slide precedente, delle mie due valvole ausiliarie, mio P1, P2 e P3, con i relativi fine corsa che abbiamo visto precedentemente. La pressione, come possiamo vedere, la prende colore grigio da qui. Cosa accade in tutto questo gruppo? Devo chiudere la morsa
e la devo aprire. Quindi se vado a usare un pulsante che è un monostabile, non posso comandare il cilindro a semplice effetto, perché non appena viene a mancare la pressione, la molla lo riporta indietro. Quindi devo memorizzare il segnale e vado ad esempio ad usare una memoria bistabile 3.2. Quindi il segnale che arriva dalla chiusura della morsa mi porta alla memoria bistabile in questa condizione e lo lascia, manda impressione e mi chiude la mia morsa. Resterà chiusa fino a quando? O fino a quando, o prima dell'esecuzione di qualsiasi altra operazione, se vado a premere la morsa, apri morsa, per quale motivo? Perché si trova in M1, quindi ho la mia combinazione M1 e apri morsa, ok. Ma nel momento che invece ho il mio U con 1, premo lo start e C0, primo azionamento. Da questo momento in poi, se premo apri morsa non avviene niente perché la pressione la prendono da U con 1. E quindi il primo azionamento, premo lo start e C0, A più, A meno, dopo A più c'è A meno che dipende da U con 2, perché nel frattempo è entrato in azione A con 1 che comanda il P2 e così via. Quindi questo è lo schema definitivo. Adesso ve lo faccio vedere direttamente con il FluidSim per studiarlo più da vicino. Ed eccoci qua sul FluidSim, lo schema l'ho già realizzato. Non lo realizzo perché ci vorrebbe troppo tempo per vedere come realizzarlo, ma se conoscete abbastanza il FluidSim basta ovviamente copiare quello che provare copiando quello che vedete in questa immagine. Ma andiamo a provarlo, quindi a simularlo. Adesso sono già in fase di simulazione, mettiamo un po' di, vediamo se no, meglio, ecco, vado a premere chiudi morsa, vediamo che chiudendo la morsa, apri morsa e il fine corsa M1 ricevono pressione da questo comando, da questa linea di pressione, così come anche il mio gruppo di distribuzione. Questo è il mio U con 1, quando interviene A con 1 avrò U con 2 e quando interviene B con 1 avrò il mio U con 3, quindi per i vari movimenti. Abbiamo detto che posso aprire la morsa se non abbiamo iniziato nessun lavoro. Vedete che siamo già pronti, il C0 è già in pressione, basta premere lo start e ciò il mio foro verticale rientra, foro orizzontale, filettatura. A questo punto posso di nuovo aprire la mia morsa. Rallento un attimo per vedere meglio la simulazione, per vedere meglio, un po' meglio, invece di slow motion 1 a 1 facciamo 1 a 5 per vedere come funzionano due valvole ausiliarie. Chiudi la morsa, vedete siamo su U con 1, adesso siamo su U con 2, quando interviene il P con 1 siamo su U con 3. Apro la morsa, metto un nuovo pezzo, chiudi la morsa, premo lo start, vedete che se vado a premere la mia morsa non succede niente perché deve finire le sue lavorazioni. Adesso posso aprire le mie morse. Bene, questa è la simulazione di questo esempio. Vi ringrazio per la visione del video, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale. Se non lo avete ancora fatto, è la prima volta che entrate, vedete uno dei miei video, potete guardare la playlist pneumatica se vi interessa questo, oppure ci sono molte altre playlist relative a
attività didattica. Vi ringrazio e arrivederci al prossimo video.